Buongiorno e ben trovati sul canale di Alfred73. Oggi vedremo come cogliere i frutti dagli rami più alti degli alberi senza fatica con un fantastico attrezzo fai da te. Ma prima non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video. Grazie. Procuriamoci un barattolo di latta. Io ho usato un barattolo di vernice, ma vanno bene anche i barattoli dei pelati dei pomodori sufficientemente largo. E qui un'avvertenza, mi raccomando, state attenti a non tagliarvi con queste lamiere perché sono molto affilate. Ci servirà anche un gancio per il fissaggio di tubi, nel mio caso ci fisserò il palo in legno, e una rete di quelle che si usano nei supermercati per vendere la frutta e la verdura. Come prima cosa andiamo a prendere il nostro gancio per il fissaggio del palo e adattiamolo all'angolo della circonferenza del barattolo con una pinza, in modo tale da farlo riportare perfettamente con la curvatura del barattolo. Successivamente andiamo a segnare nella posizione superiore con un pennarello i fori dove andrà fissato il nostro stringitubo. Dopodiché con un punteruolo andiamo ad effettuare i fori in corrispondenza dei segni lasciati dal pennarello. Questi fori dovranno essere sufficientemente larghi per farci entrare dei bulloni da 5-6 mm a seconda della disponibilità. Una volta effettuati i fori e provati con i rispettivi bulloni, andiamo a fissare la rete con dello scotch con del nastro trasparente alla metà inferiore del barattolo. Avvolgete almeno 2-3 passate di questo scotch sul barattolo in modo da fissare per bene la nostra rete in plastica. Successivamente, con la smerigliatrice, andiamo a rimuovere il fondo del barattolo e qui vi invito ad indossare gli appositi occhiali. Tagliamo il fondo del nostro barattolo. Raccomando di utilizzare la massima attenzione quando utilizzate questi attrezzi. Una volta rimosso il fondo andiamo ad effettuare l'intaglio dei relativi denti di taglio con una semplice forbice da elettricista. In questo modo procediamo ad effettuare questi intagli sul barattolo. Da questo momento in poi questo barattolo sarà molto ma molto tagliente, quindi dovete stare molto attenti quando ci lavorate su. Una volta realizzata la corona, diciamo così, tagliente del nostro raccogli-frutta, è il momento di andare a ripristinare i fori di fissaggio del gancio del manico. Con il solito punteruolo andiamo a riaprire i fori ed inseriamo dall'interno la testa dei bulloni che andranno a bloccare il gancio. Facciamo fuoriuscire per bene le due viti dei relativi bulloni. A questo punto posizioniamo il gancio e andiamo ad avvitare con i nostri dadi i due bulloni. Nel mio caso ho utilizzato dei dadi autobloccanti che hanno un anello in plastica che li blocca definitivamente sulla vite. Avvitiamo sommariamente aiutandoci con una pinza o con una chiave esagonale, dopodiché andiamo ad infilare il nostro manico di scopa in legno e una volta infilato per 2-3 mm possiamo andare a bloccare definitivamente il nostro fissaggio utilizzando anche un cacciavite piatto perché la testa dei miei bulloni è piatta. Una volta stretto per bene questi dadi autobloccanti, assicuriamoci che il sistema abbia un'ottima tenuta e il nostro raccogli-frutta è pronto per la prova sul campo. Ma andiamo a vedere come si comporta all'atto pratico. Nel frattempo, se vi piace il mio video, approfittate per mettere like ed iscrivervi al canale, grazie. Questa che vedete è la mia pianta di bellissimi fichi. Vado a cogliere il primo fico in alto, mi avvicino e poi con un colpo secco il fico cadrà all'interno della rete. Come vedete dal replay non si fa nessuna fatica per raccogliere questo fico posto in alto e avremo la certezza che il frutto cadrà all'interno della nostra rete senza essere minimamente rovinato. Ovviamente questo raccogli-frutta è adatto anche per altri tipi di frutta tipo le albicocche o le prugne e quindi si adatta a qualsiasi tipo di frutta.
In questo modo non solo avremmo realizzato un attrezzo utile e comodo nell'agricoltura, ma anche avremmo riciclato del materiale che altrimenti sarebbe quasi certamente finito nella discarica. Bene amici, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se così è vi invito a mettere like e iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta.